Buongiorno a tutti, benvenuti nel primo video del mio canale YouTube. Mi chiamo Mario e io sono belga. Mi piace imparare le lingue. Mia lingua madre è il francese, però parlo anche fluentemente l'inglese, il neerlandese e il cinese. Benché il mio cinese sia un po' meno bene. In questo video voglio condividere con voi come imparavo il più possibile dell'italiano in 10 giorni. Perché imparo l'italiano? Perché primo credo che è una lingua molto bella e poi vado a visitare Sicilia e una amica che vive là. Perché 10 giorni? Perché tra il mio ultimo esame e la partenza per la Sicilia avevo solamente 10 giorni. Faccio questo video in italiano perché secondo me è più interessante. Però ho appena iniziato a imparare l'italiano, quindi è probabile che faccio errori. Se avete consiglio per migliorare il mio italiano, potete dirmi nei commenti. Adesso va a elencare le quattro cose principali che ho usato per imparare l'italiano. La prima cosa è Duolingo. Sono 8 anni che uso Duolingo e mi piace moltissimo. L'anno scorso ho già provato a imparare l'italiano con Duolingo, ma quasi non ho avuto risultati, perché a quel tempo mi concentravo quasi solo sul cinese e quindi non ho imparato molto. Però questi 10 giorni il mio obiettivo era soprattutto l'italiano. Perché avevo solo 10 giorni ho deciso di fare ogni gruppo di lezione solo una volta. Certo che non mi ricordo tutto, ma io so che le parole più importanti figurano nelle molte lezioni. Quindi non è un gran problema. E poi il mio obiettivo è soprattutto di avere un'idea globale della lingua italiana. Volevo anche sapere quali parole sono completamente diverse dal francese o inglese, ma comunque utilizzate molto. Per esempio, lo stesso, dimenticare, fuori, eccetera. Perché l'italiano e il francese sono molto simili, ma anche voglio capire le parole che sono diverse. Naturalmente, soltanto usare Duolingo non è sufficiente per imparare una lingua. È importante di usare diverse fonti di apprendimento. Quasi ogni giorno io ho guardato il telegiornale in italiano. Ogni giorno potevo capire un po' meglio. Guardare il telegiornale non solo è interessante per migliorare la comprensione orale, ma anche per capire la situazione attuale del paese. Ad esempio, quando giro questo video, non so quando vado a postare il video, ma quando giro è gennaio e c'è l'elezione del nuovo presidente. Prima non conoscevo la differenza tra il presidente e il primo ministro in Italia. Adesso capisco meglio. Quindi guardare le notizie di Italia è molto interessante. La terza cosa è Language Transfer. È la prima volta che uso questa applicazione. Ho deciso di provarla perché l'ho vista in un video di Ikena. Il concetto di Language Transfer è imparare una lingua senza fare niente. Bisogna solo ascoltare e se vuole di tanto in tanto ripetere. Usavo questa applicazione quando lavavo i piatti o stavo andando a fare una passeggiata. È veramente una grande scoperta. Richiede un livello decente dell'inglese, ma ve la raccomando. Si possa anche essere utilizzata offline. La quarta cosa è il canale di Easy Italian. Loro fanno video in Italia e chiedono domande
la gente nelle strade. Gli argomenti sono vari e sempre interessanti. Sono anche video con sottotitoli in inglese e in italiano. Quindi molto comodo. Metterò un link nella descrizione. Allora, ho studiato da 2 a 5 ore al giorno, usando principalmente quelle 4 cose. Naturalmente ho ancora molto da imparare, però sono già molto felice delle cose che ho potuto imparare in 10 giorni. Adesso io so che va a poter comunicare senza grandi problemi e forse anche avere piccole conversazioni. Sono convinta che voi anche possiate imparare un po' di italiano prima di un viaggio, soprattutto se voi parlate già una lingua romana. Grazie per aver guardato il mio video. Arrivederci.